Finita la lampada, vengo colpito da un bruttissimo infarto. Nella caotica città di Napoli, tra le voci che si sovrappongono, i clacson incessanti, l'odore del cibo che invade le strade, sotto gli occhi di tutti un covo che una volta notato accende subito la curiosità e invita chiunque a varcare la soglia. Oggetti inutili, spazzatura, o almeno così sembra. Ciò che consideri spazzatura, una volta entrato nel mondo di Giancarlo, diventa qualcosa per cui saresti disposto a pagare pur di rimettertela in casa. Di solito funziona così. Tutti quanti noi abbiamo qualche oggetto che in qualche modo volevamo, qualcosa che pensavamo sarebbe durato per sempre. Per quelli della mia generazione, gli anni 90, chi è che non è impazzito per il primo Game Boy? Questi oggetti non erano semplici strumenti, ma parte di noi, diventando così pezzi della nostra identità, fino a quando, senza nemmeno accorgercene, la cosa a cui tenevamo così tanto viene messa in un cassetto e con il tempo le diamo sempre meno importanza, finché non ce ne dimentichiamo del tutto. È triste, ma quasi indolore. Il vero problema sorge anni dopo, quando ci rendiamo conto di avere troppe cose e per fare spazio al nuovo abbiamo bisogno di eliminare il vecchio. E sinceramente sono sempre stato uno dei primi a buttare via oggetti apparentemente inutili. Ma il mio punto di vista è cambiato radicalmente quando ho conosciuto Giancarlo, un personaggio unico, una di quelle sfumature dell'umanità di cui il mondo ha bisogno più che mai. Oggi vi porto nel mondo di Giancarlo a scoprire come quella che per molti è spazzatura diventa arredamento. Poi Giancarlo. Ciao Giovanni, tutto a posto? Tutto bene. Lui è Giancarlo, il protagonista della nostra storia, o meglio, della sua storia. Covo di Giancarlo. In un primo momento siamo stati semplici spettatori, osservando ed ascoltando. Ciò che viene subito evidenziato è l'incredibile caos estremamente organizzato. Il fascino e la bellezza si nascono dietro ogni angolo, un fascino dato dallo stupore di vedere oggetti nella loro forma finita mai visti prima. Avvicinandosi ad osservare le forme con occhio più attento ai dettagli, si notano tutti i pezzi di cui è composta un'opera. Scambiando qualche parola con Giancarlo, ci svela subito che questi oggetti provengono da tanti mondi diversi, dai più comuni, come l'automotive, ai meno scontati. Questa è tutta roba che viene dal mondo aerospaziale. Cercando di conoscerlo sempre più in profondità, scopriamo che queste sue creazioni emergono da una manualità tutt'altro che nata, appresa da piccolo facendo da assistente al padre. Un'abilità decisiva che gli ha permesso di creare il suo mondo partendo da quello degli altri, dando nuova vita ad oggetti considerati spazzatura. L'avrei anche preso dalla monnezza, ma io gli ho dato un senso. Sono pezzi che non esistono sulla faccia della terra. Se ne nascerà un secondo, può essere simile ma non uguale, perché non è un prodotto industriale, è tutto fatto a mano, per cui o è diversa la vite, o è diverso la tonalità del colore, o è diverso il pezzo. Due non esiste. Prima di andare avanti, notiamo che le porte del covo sono sempre aperte, che sia estate o inverno, abbattendo ogni tipo di barriera. A questo punto volevamo sapere di più sul suo processo creativo. E quale modo migliore se non scegliere un oggetto a caso? L'oggetto che fin da subito ha attirato la mia attenzione era una piccola scultura posta su una mensola, un po' in disparte da tutto il resto. Chiedendo a Giancarlo ho scoperto che era proprio quella a cui era più emotivamente legato. E là mi fotti, perché la mia emozione probabilmente mi mette a piangere. Partiamo soft. Partiamo soft. In una situazione un po' di stallo decidiamo di sederci per approfondire. Fa niente che si vede il piede. Il mio? No, dicevo. Allora, la sega dov'è? Come abbiamo visto prima, il covo straborda di quelle che per tanti sono semplici cianfrusaglie, raccolte tutte insieme in un piccolo posto. Questo ha portato alla creazione di un forte legame paterno con Giancarlo. Sono tutti piccoli bambini che in tantissimi casi stanno là che dormono, nel senso che, come puoi vedere, ci sono miliardi di pezzi insignificanti qua dentro, ma tutti questi un giorno prenderanno vita. È capitato spesso di avere oggetti qua dentro anche per 7, 8, 10 mesi, ma che non significava niente per me. Però sapevo che un giorno prima o poi questo mi avrebbe parlato, stava poco fa.
La vena creativa di Giancarlo non è saltata fuori dal nulla, ma è il frutto di anni passati da progettista. Ero impiegato in un negozio di arredo bagno, lì avevo anche la mansione di progettista, che poi era quello per il quale io avevo studiato a scuola, perché io sono un perito edile. Per cui dopo 20 anni di impresa edile, ritrovarmi in un negozio di nuovo a riprogettare appartamenti è stata una gran bella sfida al ritorno al passato, non al futuro, o per un motivo o per un altro, come è successo che le strade si sono divise. E da lì si è presa un attimo coscienza che quello che era il divertimento serale, di portarlo per strada e vedere cosa succedeva. Dopo tanti anni limitato dal suo lavoro, Giancarlo ha avuto la possibilità di dare sfogo alla sua creatività, costruendo un ambiente apposito che, fra le tante cose, ha la particolarità di avere sempre le porte aperte. Il vero intento della porta aperta non lo avevo realmente inteso fino a quando non sentii Enzo Bosso, che in un'intervista disse che bisogna lasciare le porte aperte per non creare barriere. Quando io sentii questa cosa da Ezio Bosso, mi si riavvolse il nastro immediatamente di quando ero bimbo e sul ballatoio, sull'androne delle scale, le porte d'estate le porte erano aperte per il cambio d'aria. E da là mi resi conto che quelle porte aperte servivano perché ogni pianerottolo era una famiglia fondamentalmente, perché tu passavi davanti alla casa che magari quello aveva la cucina col tavolo davanti alla porta e ciao Gianca, buon appetito, buon appetito. Per cui da qua il fatto che fu la prima cosa che pensai, che questo mio covo, come lo chiamo io, non avrebbe mai avuto le porte chiuse se io sono presente all'interno. Quando si passa lungo la via, tutti possono assistere a ciò che spesso non viene mai approfondito, ovvero il processo creativo di un'opera. In questo momento Giancarlo sta lavorando a un pezzo stupefacente, una scultura a forma di lampadario chiamata Sogno. È nata partendo dal cerchio della bicicletta e poi il resto è stato veramente un continuo mettere pezzi e togliere e mettere, perché magari quello che avevi messo non era inerente, non mi piaceva, per cui togli, metti, monta, smonta, fai, dici. E poi qua ti trovi con questi capricci mentali, come li chiamo io, che ti possono durare pure 3-4 mesi prima di finirli. E da quando è stato venduto ad aprile ad oggi è tutto un altro oggetto. Quando è stato venduto non girava, quando è stato venduto gli mancava il 50% dei pezzi che gli stanno vicino. Però malgrado io fosse state vendute mi potevo fare tranquillamente i fatti miei, perché comunque ero arrivato all'utile. Qua si torna indietro nel dire che poi l'emozione sovrasta l'economia. Non ho ottenuto nessun tipo di problema a continuare a regalargli bellezza all'oggetto. Tanto è vero che l'ultima volta che è venuta chi l'ha comprato è rimasto peggio di come rimase la prima volta, perché tutti gli elementi esterni che escono lateralmente prima non c'erano. E quando se li trovo davanti dici, ma non è la mia, è un'altra. Se no è la tua, l'ho arricchita. E qua poi si verifica quel fatto che si diceva prima, quando vedi che gli occhi sono felici, no? E lei non si è mai nascosta, anche quando non era così bella, chi l'ha comprata non si è mai nascosta davanti a lei. Come l'acquirente di Sogno, anche Giancarlo non si nasconde dal mostrare sentimenti molto forti verso le opere a cui è legato. In particolare quella piccola scultura di cui prima non riuscivo a parlare e che in realtà cela una verità toccante. Però prendiamola. Aspetta, la prendo un attimo. La so paura, sapete? Era il 14 agosto del 2018, se ricordo sempre bene, ci fu la tragedia del Ponte Morandi. La cosa mi sconvolse in modo molto molto particolare, non tanto per la tragedia, ma per il come. Possiamo morire tutti quanti in una disgrazia, dal primo all'ultimo, non si scappa. Ma morire per la strafottenza degli altri la trovo la cosa più orribile al mondo. Per cui mi sconvolse, erano le 4 del mattino, non riuscivo a dormire, malgrado me ne ero andato a letto, ma non riuscivo a dormire. Altra cosa fondamentale, io fino a qualche anno fa, negli ultimi 20 anni non ho mai dormito di notte. Sono sempre stato in condizione REM. Forse per la stanchezza, non mi ricordo come, comunque qualche ora me la sono fatta.
E ricordo benissimo che poi quando mi sono svegliato, che erano le 6, le 6 e mezza del mattino, andai nel mio laboratorio a casa, perché questa è stata realizzata a casa, non avevo ancora il covo. Andai nel laboratorio e le mani si muovevano in modo automatico, come se già sapessero che cosa doveva nascere. Erano le 2 e le 3 del pomeriggio, stava facendo il telegiornale ricordando ancora il Ponte Morandi e tutto quanto, e l'avevo finita, mancava soltanto il bloccaggio della molla che forma il cuore, e l'accesi e la dedicai, e mi promisi che praticamente questa doveva diventare la luce perpetua per i caduti del Ponte Morandi, per cui spero di non riuscire a chiudere occhio e poterla portare al Ponte Morandi. In tutto questo non si è capito come, oppure che tipo di collegamento ci fosse. Io alle 3, finita la lampada, vengo colpito da un bruttissimo infarto. Deve andare a Genova, non è un problema mio, non so come, però nel momento in cui ci saranno condizioni economiche che mi possono consentire sta cosa, dovrà succedere. Giancarlo è un uomo che all'inizio ho definito come artista, ma voglio fare un passo indietro. Dopo il tempo trascorso con lui, mi piace definirlo come una persona che ha saputo cogliere un'essenza che molto spesso non ricerchiamo più, quella della creazione, ma è la capacità di mettere qualcosa al mondo che prima non c'era. È un esempio per tutte le persone che ogni giorno pensano che intorno a sé ci sia poco o niente, quando in realtà ci sono infiniti mondi da creare che aspettano soltanto di essere scoperti. Cercatevi la bellezza, perché è l'unica cosa che potrà salvare il mondo, la bellezza. Già da bambini lo sappiamo che cos'è la bellezza, perché tutti i bimbi dicono io da grande vorrei fare, per cui il vorrei fare significa che tu sai che quello è bello. Non è una questione di dire la lampada, il bicchiere, il flex, la bellezza è un obiettivo che ti tira fuori l'emozione, e quell'emozione te la devi andare a cercare, non te la regalano. Nel senso che devi capire più che altro che quella per te è la strada per stare bene, perché in definitiva se tu riesci a trovare la bellezza nella vita, non riesci a prendere per il culo più a nessuno, perché tu sei arrivato, sei in pace con te stesso, non hai niente da coprire. Spero soltanto di essere riuscito. Ma assolutamente, abbiamo chiacchierato io e te. Perfetto. E poi Andrea... Ha fatto un ruffiano, si è rubato tutte cose. Bravo. Non so fare niente. Esatto, quello è proprio... No, ma Guarda, vedi? Io sto così tutto il giorno. poi dici, ha fatto un video. Ha spremuto il bottone, si è messo là, che ha asciugato la mano, ha asciuttato. Premuto il bottone. Che come si dice? Spremuto. Ah, ok. Ma stai ancora registrando? Allora, non sei proprio. Cazzo, non è già là, ti fai asciuttare. Ah, tengo l'asciugamano pulito, aspetta. Mamma mia. Hai fatto un bagno in piscina? Che cosa ti dà? È pulita. Ah, grazie. Qua grazie, ne era 5 euro. Qua grazie. Ancora gioca.